Bentornati qui per un nuovo unboxing. Abbiamo preso delle cosine su Vinted da farvi vedere perché abbiamo trovato qualche affare interessante, non come l'altra volta, perché l'altra volta è stato un qualcosa di assolutamente imperdibile e incredibile, però comunque dai, non è male. Io direi di partire subito con il primo titolo. Ecco a lei. Sniper Ghost Warrior. Io come uno stupido pensavo fosse collegato alla serie di Sniper Elite, tipo fosse uno spin-off magari, sai, c'è anche il bigliettino ragazzi, grazie dell'acquisto. Vabbè, apprezzato, anche se insomma la grammatica voto 5, però di base molto apprezzato il bigliettino. L'ho già provato, anzi già vi dico, tutti i giochi che vedremo oggi sono già stati testati, quindi vanno tutti tranne uno che vi farò vedere. Però di base questo l'ho preso a €1, poi vabbè 3,24 € perché c'è la spedizione, però ragazzi Beh, comunque 3,24 € totale è sempre buono. l'ha messa a €1 così. Io l'ho comprato subito perché a me i giochi di Sniper piacciono e pensavo fosse un collegamento alla serie di Sniper Elite, invece no, è un'altra serie, sempre sul cecchinaggio generale, però interessante. Mi recupererò anche gli altri perché so che c'è il 2, c'è il 3, i 2 contracts e basta. Poi ci sarebbe un altro però più vecchio, ma mi sa che è solo per PC, quindi passo perché non c'ho un PC che legge DVD, sono onesto, quindi insomma non avrebbe senso comprarlo. Quindi questa pila qui ovviamente cose che tengo. A destra mettiamo le cose che metterò su Vinted. Mi raccomando, qua sotto in descrizione, se volete comprare qualche cosa che vi interessa che vedete, io metto tutto su Vinted, tipo già il video è uscito, magari è già roba già tipo da 2-3 giorni, per farvi capire. Se è il caso magari qualcosina l'hanno già acquistata, quindi se vedete che manca qualcosina sapete perché. Esattamente. Allora passiamo all'altro ordine da €10,57 complessivi, che è un ordine interessante, vi dico la verità. Per alcune cose questa è la cosa un po' meno interessante, la prima che vi faremo vedere, perché ragazzi è PES 10 per PS2 che ha un valore veramente basso, sui €3, e certo c'è del Piero, quindi per me vale come €50.000, però obiettivamente ragazzi PES 10 non lo tengo perché ce l'ho già e quindi non avrebbe senso tenerlo obiettivamente. Ecco, questo è più interessante, Kurikuri Mix, che ho scoperto essere un gioco della From Software e infatti vale un po' di più, anche sui €10, tra l'altro versione italiana, è perfetto. Aveva messo il venditore anche questa per il disco, cosa molto gradita. L'unico problema è il manuale, che è strappata alla pagina introduttiva. Me ne sono accorto, adesso sono una femmina, non cambiato sesso, ho cambiato, vabbè, niente, però di base è tutto perfetto. Solo che quella pagina lì mi dispiace assai, però lo venderò perché obiettivamente non è il mio genere, non è per niente il mio genere. Però ragazzi, un lotto da €10, questo da solo vale quasi €10, direi che ci siamo, dai, ci siamo. Questo è PES 2009, vabbè raga, cioè che dire, ce l'ho già ovviamente, io sono un grande appassionato di calcio, quindi ho già tutti i giochi di calcio, quindi quello che prendo è giusto per rivenderlo perché obiettivamente non me ne faccio niente. €3 sì, circa. Comunque su Vinted ragazzi c'è, l'ho messo forse su Vinted da €4,99, però se fate l'offerta ve l'accetto. PES 4, altro PES, sempre in questo lotto. Questo era un amante dei PES palese. PES 4, gioco meraviglioso. I PES dell'epoca PS2 ragazzi erano qualcosa di straordinario. Ecco, qui passiamo a un qualcosa che vale già di più, anche questo sui €10-15 anche. Puyo Pop Fever. Tra l'altro sempre mi ha messo questi, cioè è come se lui sapesse che queste fossero le cose più importanti. E ho letto è fatto dal Sonic Team, tra le altre cose, però questo ha un valore, è completo, è perfetto. Lo rivendo perché non è il mio genere, ripeto, però di base, ecco, io ho preso questo lotto per tenermi solamente un gioco che sarà il prossimo. Tutta questa roba la vendo, ma sicuramente immagino che più di €10,57 ce li posso rifare tranquillamente, anzi guadagnarci. E intanto Questo lo stavo osservando per bene. Questo è veramente bello ragazzi. Grand Prix Challenge. Io non l'avevo mai visto, però mi ha fatto specie questo logo della Formula 1.
e tra l'altro è fatto dall'Atari. Sì. Da quello che ho capito, questo è un gioco di Formula 1 proprio ufficiale. Sì, stavo leggendo Cioè, che ci sono appunto tutti i piloti di quell'anno. È incredibile. Tra l'altro già provato, è perfetto. Manuale, c'è tutto, ragazzi, che dire. Io questo me lo tengo, infatti io ho preso questo lotto anche per questo, perché mi interessava molto e sapevo che l'avrei rivenduto tutto tranne questo che mi interessava veramente, quindi tengo. Però che ne dite? Direi che per 10,57 €, se facciamo un calcolo così rapido, mettiamo caso che li voglio svendere, ok, 8-16 i due giochi più di valore, 3 € l'uno i PES, siamo sui 25 € spesa 10 €. Beh, non male secondo me. Ora partiamo un ultimo lotto, che questo mi ha un po' deluso, vi dico la verità. Cioè, sicuramente ci ho guadagnato un bel po', perché ho speso 13,19 € per tutti questi giochi PS3 che adesso vi faremo vedere. Però sono deluso perché il gioco che valeva di più non funzionava, purtroppo, e quindi il venditore mi ha fatto un reso di 2 €, quindi come se avessi pagato un 10,10 € e vabbè, pazienza. Adesso vi facciamo vedere. Intanto ci sono due giochi uguali. Sì, te li passo entrambi. Formula 1 Championship Edition, sono due, entrambi funzionano. Ok, e allora questo col manuale ho deciso che me lo tengo perché io voglio le cose col manuale, e invece l'altro, ragazzi, lo metto su Vinted perché è senza manuale. Tra l'altro ho visto che dietro ci sono tutti tracciati, nella copertina dietro sono tutti tracciati, ed è una cosa veramente stupenda. Quindi se lo volete, ragazzi, lo metterò su Vinted. E passiamo. Questo è quello che non va, perché questo so che vale parecchio. Infatti al venditore ho chiesto 2 € di sconto al posto di 1, perché onestamente era quello per cui l'avevo preso, il lotto, oltre a Formula 1, e mi scocciava tanto. Anche perché lui mi sa che ti aveva detto appunto che li vendeva 1 € l'uno. Sì. Quindi ti voleva fare 1 € di rimborso, però tu No. hai dovuto chiedere 1 € in più, ma giusto simbolico, cioè No, perché non perché uno gli interessa quell'euro. Perché è la cosa che vale di più. Cioè, io questo me lo volevo tenere. Vabbè, poi non c'era il manuale, quindi a prescindere forse non l'avrei tenuto. Però dico, cioè ragazzi, ma io non ho capito. Io raga ho provato il disco ragazzi è perfetto. Poi sì, l'abbiamo provato in 2 PlayStation, cioè la PlayStation sua, la PlayStation mia, in entrambi non va, quindi penso proprio che il disco sia rotto. Ma la cosa più strana, appunto, il disco magari è rotto, però il disco è perfetto dietro, è veramente perfetto, è lucido, cioè non c'ha neanche una riga, niente. Io cioè, mi trovava il disco nella Play, però una volta che dovevo riprodurre mi dava errore. Io mi sono trovato veramente senza parole, perché Ma se qualcuno sa la motivazione magari lo scrive nei commenti, perché solitamente quelli che non funzionano sono quelli che hanno i graffi. Non intendo i graffi proprio nel disco più grande, intendo proprio, sì, ora per far capire cosa intendo. Io intendo proprio, cioè, questa parte qui solitamente si vede? Sì. Questa parte qui Si vede anche io, mi vedo. Solitamente è questa quella che non fa leggere i dischi, perché anche se ci sono dei graffi qua, sti gran cazzi. Ma sì, ma invece infatti, è perfetto, cioè, proprio... non capiamo, quindi se magari qualcuno lo sa, sì, ce lo faccia sapere, perché vi dico la verità, ci sono rimasto malissimo. Comunque ragazzi, io vi dico, lo metto su Vinted, ma vi dico, il gioco non funziona, metterò solamente la custodia, poi il disco lo lascio dentro perché non me ne sbatte niente, però lo venderò sui 5-6 € solo la custodia, perché il gioco in sé vale 15 €, quindi se qualcuno vuole la custodia, non ce l'ha, ha il disco sfuso, è interessato, può andare sul nostro Vinted. Poi Sports Champions 2, ragazzi, non me ne frega niente, sinceramente, sono onesto, mi fa anche schifo da vedere, però so che per chi ha il Move sicuramente interessante. Io non c'ho né il Move né la telecamera, quindi lo rivendo. Poi c'è Time Crisis 4, un titolo veramente interessante, però se non sbaglio qui ci vuole la pistola, quella lì giocattolo, ovviamente non quella vera, ci mancherebbe. Non c'è il manuale, infatti da non vendersi separatamente, non c'è il manuale, quindi a prescindere si vende perché non c'è il manuale. Little Big Planet è un titolo sicuramente fantastico. Tra l'altro abbiamo scoperto una cosa ieri, no? Era ieri? sì, ieri. Io avevo un Little Big Planet su Vinted, tra l'altro, cioè nuovo, ragazzi, Sigillato. veramente sigillato. C'era un Little Big Planet
Essentials, quindi lo vendevo anche per quello, sigillato, preso al supermercato tipo a Verona, manco dove abito io, quindi abbastanza lontano. Ero con un mio amico, l'ho preso, €1. Parliamo di anni fa comunque. Sì, 2 anni fa, 3 anni fa, €1. Facevano fuori tutto, lo smerciavano. L'altro giorno, per sbaglio, l'ho aperto perché mi si era rotta la pellicola, ho detto vabbè, sti cazzi, la strappo, tanto ormai si è rotta del tutto, e pazienza. Non c'era il disco. Cioè, io mi sono trovato un gioco nuovo senza disco. Che bella inculata. Se l'avessi aperto ai tempi, con lo scontrino magari contattavi Sony. Vabbè, che c'è anche da dire che l'ho pagato €1, penso che la custodia sui €3 la vendo, quindi... O ti mandava tipo una copia vera. Sì, cioè, probabile. Sono rimasto malissimo. Tipo come una volta è successo con il codice dell'Xbox per il Game Pass, sì, che l'hai grattato, è andato via il codice, loro hanno voluto lo scontrino dell'acquisto. Si era fuso la colla, e ti hanno mandato un nuovo codice tramite mail. Si era fusa la colla del codice. Andiamo avanti, abbiamo altri 4 giochi. Il quartultimo è Lair, un'esclusiva PlayStation dell'epoca, per sfruttare il movimento 6-6 della Sony, del pad che faceva cagare anche a chi magari era stitico. Brutta roba, ve lo dico, brutta roba. No, a me, vi giuro, questa tecnologia non mi è mai piaciuta. Questa qui con pad wireless, che muovevi, non mi è mai piaciuta, e sicuramente innovativa, per carità di Dio, però a parte che manco c'ha il manuale, quindi ciao. Una NFL Tour, non mi piace questo sport, quindi a prescindere lo vendo. Tra l'altro dovrebbe essere carino, perché dovrebbe essere una roba, non so se era esclusiva all'epoca questo, ho un ricordo vago, però per chi piace questo sport penso che sia un titolo valido. Penso. Poi questi stickerini a me piacciono tipo un botto. Sì, sono stupendi. Sono bellissimi. Certo, a noi che non piacciono questi sport non ce ne facciamo niente, quindi lo vendiamo, però esteticamente sono belli. È bello. Oh, ancora Alex Del Piero con Lionel Messi che ci guardano dal loro profondo disappunto, che ormai questo gioco ce l'ho in 45 salse diverse, quindi ce lo siamo di nuovo ritrovati in questo unboxing, 2 volte per 2010 in questo unboxing. E adesso ti passo l'ultimo. L'ultimo, che è l'esclusiva sempre PlayStation dell'epoca, carina, con le carte, con la telecamera. Se non è la telecamera, non è che... Però è sicuramente un titolo che all'epoca fece un successo discreto e ad alcuni piacque tantissimo. Comunque ragazzi, se vi serve la copia fisica lo vendo su Vinted a pochi euro. Beh ragazzi, che dire. Allora, di tutta questa roba ci teniamo questi 3: Formula 1, Grand Prix Challenge e Sniper Ghost Warrior. Però per un totale, alla fine quanto abbiamo speso, bene o male? €26, tutta questa robina qui, molte cose che valgono sicuramente di più, interessanti, e che alla fine dei conti fanno in modo che io quei 3 giochi che mi sono preso siano praticamente gratuiti. Che alla fine io punto sempre a questo, cioè nel senso, a stare almeno in pari per acquistare giochi praticamente gratis. Poi se ci guadagno meglio, per carità, chiunque direbbe cazzo, cioè se si guadagna è meglio, però l'importante è rimanere pari, così almeno recuperi qualche titolo che volevi da tempo e quindi te lo prendi diciamo a gratis. Se li prendi sfusi, Grand Prix Challenge ho visto che sta anche sugli 8-9 euro. No, che poi non conviene, perché appunto comprando solo uno, no? Magari lo paghi per il suo prezzo, più la spedizione, cioè non ci perdi e basta. Ti vengono alla fine, cioè tipo un gioco ti viene €13. Poi certo, se ti capita la sfortuna, come quei giochi, come è successo adesso, che non funzionano, però vabbè, quello non puoi saperlo. Cioè quello può capitare anche con un singolo gioco. Sì, alla fine ho scritto al tizio, mi fa guarda, non avevo più la PlayStation 3, non ho potuto provarli. Faccio vabbè, tranquillo, cioè alla fine dei conti comunque sicuramente li avrà controllati, perché il disco di quello gioco lì era veramente perfetto. Cioè se anche io l'avessi visto da fuori avrei detto vabbè sì, è buonissimo, cioè no, a parte che sicuro. Comunque a priori funzionano tutti, quindi sicuramente non l'ha fatto in malafede, anche perché lui stesso ti ha detto ti faccio rimborso. Sì. Quindi anzi no, che €26, allora ho speso €24, scusate. Mi sono corretto, quindi già con €24 di qua possiamo prendere circa 3 giochi. Vabbè, comunque con €23 prendi all'incirca 3 giochi di questi, se ti va bene. Poi dipende quali prendi, però di base secondo me è un buon affare. Fateci sapere secondo voi la vostra opinione
E che dire, ci becchiamo alla prossima? Ci becchiamo alla prossima. Chissà. Ciao Ciao. ragazzi.